Oggi parliamo del mistero dell'argento mercurio per Model 3, ora vi spiego tutto. Poi Tesla rilascia un video di FSD in Europa, vediamo un po' tutte le casistiche e poi parliamo di FSD V14 Lite, la versione per AI 3, vediamo un po' come sta andando. A tra poco. Bentornati a Lampi di Tesla. Prima notizia di oggi, argento mercurio per Model 3. Vi faccio vedere uno screenshot del configuratore fatto proprio in questo momento, qualche secondo fa, e potete notare chiaramente che è presente come colore l'argento mercurio. Ma allora, dove sta la notizia? Beh, sta nel fatto che un paio di giorni fa questo colore era magicamente sparito dal configuratore. Infatti non c'era più. In realtà io volevo riportarvi la notizia che era sparito, ma ora è riapparso. Quindi, sempre di più a maggior ragione, oggi sappiamo quello che c'è, domani chissà se era un bug o se effettivamente Tesla deciderà di togliere l'argento mercurio per le Model 3 prodotte a Shanghai, vi ricordo, sarebbe un enorme errore secondo me perché è uno dei colori più belli in assoluto. Tra l'altro ho avuto in prova proprio una long range trazione integrale argento mercurio ed è bellissimo, soprattutto con gli interni bianchi, però potrebbe non essere un caso questa sparizione, quindi magari Tesla sta vendendo gli ultimi esemplari e poi toglierà il colore. Chi lo sa? Se la volete argento mercurio non ci penserei troppo, anche perché le consegne sono a dicembre, quindi vedete voi. Ora invece parliamo di FSD in Europa. Vi faccio partire un video che dura circa 3 minuti e mezzo e che mi piacerebbe analizzare in una puntata speciale, ma vediamo un po' se riesco a farlo. Perché? Perché Tesla dice che FSD a oggi in Europa è stato provato e addestrato su oltre 2,2 milioni di chilometri in 19 paesi europei. Tra l'altro c'è anche l'Italia, c'è la Svizzera, la Finlandia, c'è la guida su neve, ci sono una marea di situazioni. Ripeto, mi piacerebbe davvero andare ad analizzare il video perché secondo me Tesla ha fatto molto bene a mettere la dashcam, diciamo, nella parte grande, ma poi nel riquadrino quello che vede, o almeno quella parte renderizzata dello schermo, perché analizzando quello che è più ampio della dashcam si capisce, conoscendo il sistema, come ragiona, come funziona. Ripeto, sarebbe molto interessante. Comunque vi lascio qui sopra il link, quindi se volete andarvi a vedere il video che dura circa 3 minuti, ci sono delle situazioni veramente interessanti, sembra quasi magico, ok? Quindi vabbè, magari ne riparliamo. Ora invece parliamo di FSD versione 14 Lite, la versione rilasciata a fine giugno per hardware 3 AI 3. Come sta andando? Allora, vi ricordo che Tesla ha cominciato a rilasciarla a poche auto proprio per capire come una sorta di beta, ok? Per capire come funzionava, ma penso a livello di proprio software, nel senso il funzionamento di FSD. Abbiamo già parlato di questo argomento perché avevo fatto vedere che qualcuno, attenzione, non ho le statistiche, quindi possiamo fare speculazione, qualcuno ha riscontrato del surriscaldamento dei chip che gestiscono appunto le funzioni di guida, non solo guida autonoma. Vi ricordo che le Model 3 Model Y hanno due schede separate con chip separati, una parte per l'infotainment, quindi Intel, AMD, ok? E una parte invece per quanto riguarda le funzioni di guida e vabbè, nel nostro caso abbiamo per esempio AI 3 ed AI 4. Ora facciamo lo step successivo perché c'è un utente, Matthew, che ha riscontrato che sulla sua Model Y 2021, dopo aver installato, 24 ore dopo aver installato la V14 Lite, si è fondamentalmente fusa la scheda che gestisce le funzioni di guida. Preventivo fatto da Tesla oltre $2000 perché già solo la scheda costa $1800, non in garanzia. Ora, fermiamoci un attimo. La prima cosa da dire è che potrebbe essere connessa la cosa, come potrebbe non avere nessuna connessione. Come dicevo prima, non c'è una statistica,
un caso, due casi, 5 casi non fanno statistica su migliaia, ok? Però potrebbe invece esserci effettivamente una correlazione. Il problema è che intanto il signor Matthew, se vuole la macchina apposta, deve pagarsela. Intanto. C'è anche da dire un'altra cosa. Nel suo messaggio lui dice, nel secondo paragrafo, il 20% delle persone che hanno risposto al sondaggio di Walmart Catalog su X riguardo al surriscaldamento ha risposto che effettivamente il computer ha avuto problemi. In realtà il sondaggio non è sul problema del computer che si fonde, ma è sul surriscaldamento e attualmente è al 10%. Quindi lui chiede chi ha riscontrato un surriscaldamento, risposta 10%. Anche questo ve lo lascio qui sopra, anche perché secondo me è interessante andare a vedere le risposte sotto. Quindi se voi cliccate sul post di Walmart Catalog, vedete le testimonianze delle persone. C'è chi dice guarda, io ci ho fatto 2000 miglia senza nessun problema, anche con altissime temperature in Arizona per esempio o in Nevada. C'è qualcun altro che invece dice no, anche a me si è fusa la scheda. Ok, tra l'altro proprio, vabbè, Chuck, che è uno di quelli, diciamo, dei tester storici di FSD, in particolare non sulla sua auto, ma sull'auto dei genitori, se non ricordo male. Quindi ci sono un bel po' di risposte con varie esperienze, quindi per questo vi dico, è difficile a oggi fare una statistica. Facendo un salto indietro nel tempo, ve l'avevo già accennato proprio quando abbiamo parlato di questa problematica, vedo una ripetizione della storia delle vecchie Model S, Model X col problema della memoria della eMMC, perché quelle auto avevano una memoria di 8 giga, a un certo punto quella memoria non ce la faceva più e fondamentalmente si fondeva l'eMMC. Proprio non era più recuperabile e quindi Tesla chiedeva ovviamente il pagamento per andare a cambiare la memoria con una da 64 giga. Poi dopo qualche anno Tesla ha riconosciuto la problematica e quindi ha rimborsato coloro che si sono trovati a pagare di tasca propria e ha avviato una campagna di richiamo per andare a sostituire gratuitamente le 8 giga con le 64 giga. Ora io voglio sperare che non si ripeta la stessa cosa, anche perché qui parliamo di molte più auto, perché sono circa 4 milioni di auto con hardware 3. Quindi immagino che Tesla stia lavorando sulla cosa, stia cercando di capire se effettivamente c'è una correlazione normale che serve qualche numero. Però vi ripeto, anche andando a vedere le varie risposte al sondaggio, è difficile trovare effettivamente come dire, dei risultati consistenti. Ecco, trovo difficile trovare a oggi una statistica fatta bene, seria. Il problema ovviamente è che c'è qualcuno che si trova il computer fuso, quindi deve tirare fuori $2000 per sistemarlo. Ecco, questa è una problematica, quindi mi aspetterei quantomeno da Tesla una risposta magari del tipo, magari ti faccio uno sconto del 50%, ecco, una roba del genere. Sappiamo che Tesla non è molto avvezza a questo tipo di trattamenti, però in questo caso probabilmente avrebbe molto senso. Però questa è una mia opinione, puramente personale. E ora passiamo ai saluti e ringraziamenti e saluto un carissimo amico, è già venuto negli Stati Uniti in 2 viaggi, sia a Miami che in Texas, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto. Marco ha voluto supportare ulteriormente, nuovamente il canale, insomma è uno dei più importanti supporter del canale e ci tengo a ringraziarlo tantissimo. Grazie, grazie, grazie Marco e ci vediamo al prossimo viaggio a questo punto. Grazie davvero tantissimo. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!